Cari amici, cerchiamo di essere lucidi e obiettivi. Voi davvero credete che Putin si sia svegliato una mattina dicendo «Ma oggi non so che cosa fare, bombardiamo l'Ucraina. Datemi la lista di ospedali, case di riposo, asili, no? Specialmente ditemi dove c'è la maggior concentrazione di donne, bambini e anziani perché li voglio sterminare tutti». Davvero credete a questo? Davvero vi fate così influenzare dalla propaganda filoimperialista che vuole dipingere il presidente russo, che fino a ieri era decantato da tutti o quasi, oggi come il male assoluto? Io credo che ciascuno di noi debba fermarsi un attimo e riflettere. Sia chiaro, io non sono qui a convincervi di nulla, ciascuno di voi ha la sua idea e la rispetto. Quindi come io rispetto la vostra, vorrei che anche voi rispettiate la mia. Dunque, comincio con il dire che condanno qualsiasi forma di violenza. La guerra, per quanto mi riguarda, è sempre una sconfitta. Una sconfitta per l'uomo, una sconfitta per l'umanità intera. Solo con l'amore, io ritengo, la compassione, la solidarietà possiamo costruire un mondo migliore. Però c'è anche da dire, dobbiamo tenere presente che non viviamo in Alice nel Paese delle Meraviglie. Purtroppo il male esiste a questo mondo e dobbiamo fare i conti con esso. Questo non significa allora che dobbiamo reagire al male con altro male, no signore. Però ora vi pongo un quesito. Ci si potrà difendere in qualche modo se si viene attaccati? O bisogna stare zitti e soccombere? Io penso che ciascuno di noi sia chiamato a lottare contro il male. Questo lo insegna Gesù Cristo, lo insegnano i santi. La nostra vita è una battaglia continua contro le forze del male. Lo dico anche nel mio libro My Arrenders. E il male si può vincere solo con il bene, questo è certo. Ma se si viene aggrediti? Beh, a quel punto ognuno cercherà di reagire come può per difendersi, no? E questo riguarda sia la difesa della tua famiglia, per esempio, no? Per esempio quando ti entrano in casa dei ladri, dei criminali, degli assassini. Sono sicuro che in qualche modo vorrai difenderti, no? Come riguarda il concetto di patria, la difesa della patria. Bene, fin qua credo che siamo tutti d'accordo, no? O quasi. Il problema ora nasce, e in questo i media mainstream hanno una grande responsabilità e ne risponderanno davanti a Dio. Quindi il problema sorge quando si cerca di capire chi ha aggredito chi. La narrazione generale oggi ci dice che Putin ha invaso l'Ucraina, che Putin ha invaso un paese sovrano, che Putin è un dittatore, che sta ammazzando dei civili, e ogni giorno che passa i media si divertono a mostrare ospedali distrutti dando la colpa a Putin. Ora la domanda è: sarà vero tutto quello che ci raccontano? Io non lo so. Non parto per partito preso. Mi sembra un po' strano però che una persona, stimata a livello internazionale fino a ieri, si svegli una mattina e senza motivo bombardi uno stato sovrano. È ovvio che se uno crede a questo può solo dire Putin è un pazzo e va fermato, ma è normale se uno crede a questo. Poi però se si scava, se si va a fondo del problema e non si rimane in superficie, si scopre che le cose non stanno proprio così. Ora, io non sono qui a canonizzare e santificare nessuno, sia ben chiaro. Sappiamo che Putin viene dal KGB, ma questo non vuol dire allora condannarlo per partito preso, senza ascoltare le sue ragioni.
Il punto focale oggi è chi ha fatto cosa e chi sono i nostri nemici. Questo è il punto. La partita di oggi è tra il bene e il male, tra chi vuole portare avanti un progetto di un nuovo ordine mondiale, lo dicono loro stessi, e chi invece vuole difendere i valori, le tradizioni, Dio, patria, famiglia, chi vuole la sottomissione totale dell'impero all'impero globalista, e chi la libertà, la difesa della sovranità nazionale. Soltanto con questa chiave possiamo capire quello che sta succedendo. Soltanto così possiamo capire le mosse nel corso di tutti questi anni. Perché, per esempio, quando interviene Putin gli danno addosso? E quando invece Obama va in giro per il mondo a esportare guerre, gli danno il premio Nobel per la pace? Come si spiega questa cosa? Beh, certo, se parlate con gli americani vi dicono: ma noi esportiamo la democrazia. Infatti lo abbiamo visto come esportano la democrazia. Volete qualche esempio? Cile, Guatemala, Nicaragua, Iran, Cuba, Italia, Iraq, Siria. E andando nel dettaglio, per esempio in Cile gli Stati Uniti rovesciano il governo democraticamente eletto di Salvador Allende l'11 settembre 1973 e mettono il dittatore sanguinario Pinochet. Andate a vedere l'operazione Condor in America Latina, da file declassificati della CIA, quindi non cose complottiste, non la teoria del complotto, non la cospirazione, file declassificati della CIA. Andate a vedere i rapporti tra Nixon, allora presidente degli Stati Uniti, Kissinger, allora segretario di Stato, e Augusto Pinochet. Torture, omicidi degli oppositori politici. Andate a leggere gli archivi del terrore, così si chiamano. Migliaia di persone assassinate, scomparse o imprigionate. Ci sono prove che rivelano l'esistenza, addirittura l'esistenza di una cooperazione tra i servizi di Argentina, Cile, Brasile, Uruguay, Bolivia, per trovare ed eliminare i rispettivi oppositori politici. E dietro tutto questo la CIA, gli Stati Uniti, quelli che parlano di esportare la democrazia. Quindi Cile, Guatemala, la CIA con un piccolo gruppo di guatemaltechi formato prevalentemente da delinquenti ed ex carcerati rovescia nel 1954 il governo democraticamente eletto presieduto da Guzman. Nicaragua, i contras della CIA, formati dalla CIA, armati dalla CIA, addestrati dalla CIA, usati per destabilizzare il paese. Iran, operazione Ajax, quindi io porto documentazione, dati, non cose campate per aria, non questioni di complottismo. Quindi Iran, dicevo, operazione Ajax, nel 1953 in Iran l'agenzia depone il governo democraticamente eletto di Mossadegh, non so come si pronuncia, dopo il suo tentativo di trattenere un quantitativo maggiore di riserve di petrolio del paese. Cuba, invasione della Baia dei Porci ad opera della CIA nel 1961, questa operazione fallisce. Italia, Moro, il nostro Moro, minacciato da Kissinger, e ancora qui vediamo Kissinger. Dopo poco tempo viene rapito dalle Brigate Rosse e in seguito ucciso. Ci sono parecchie ombre sul caso. Le prove e i documenti dicono che in quel periodo la CIA aveva infiltrati nelle BR, ma durante il rapimento di Moro, a detta di Giovanni Galloni, per esempio, che era ex vicepresidente stato del CSM ed ex vice segretario della Democrazia Cristiana, fu impossibile mettersi in contatto con loro. Guarda caso. Facile immaginare come possono essere andate le cose. Ma andiamo avanti a dire come si sono comportati gli americani nel corso degli anni. Andiamo a parlare delle numerose bugie che ci hanno raccontato per avere l'opinione pubblica dalla loro parte e giustificare così i loro interventi militari, come Iraq, per esempio, armi di distruzione di massa mai trovate,
Saddam ammazzato. Siria, armi chimiche mai trovate. Vi ricordate la questione, per esempio, del gas, sul gas sarin? Ecco, a quello mi riferisco. Hanno provato a far fuori Assad già dal 2011, durante il periodo della primavera araba, ma non ci sono riusciti, anche perché sappiamo che Putin gli guardava le spalle. Sempre in Siria, documenti parlano, sempre nel periodo del 2011, dell'arresto di una persona accusata di essere membro della CIA, tanto per cambiare. Ma ritornando al discorso delle armi chimiche, nel 2017 sono stati lanciati dagli Stati Uniti, quando ancora Trump era consigliato male, sono stati lanciati 59 missili contro la base aerea di Shayrat, proprio per questo motivo. Allora lì andava bene? Lì non era uno Stato sovrano. Per non parlare poi, se vogliamo parlare dello Stato sovrano, della questione della Libia e di tutto il Nord Africa. Nel 2011 la destabilizzazione totale del Nord Africa. E guarda caso, nello stesso anno, colpo di Stato in Italia, colpo di Stato in Grecia, per destituire Berlusconi, che l'hanno fatto fuori politicamente nel 2011 con il giochino dello spread, e per far fuori Papandreou in Grecia. Quindi hanno fatto fuori Gheddafi fisicamente, Berlusconi politicamente, Papandreou in Italia e Papandreou in Grecia politicamente. Ma la domanda è: chi ha favorito la primavera araba? Chi ha lavorato affinché ci fossero tutti questi vari colpi di Stato in tutta l'area del Nord Africa, Libia, Tunisia, Egitto? Ci hanno provato, come dicevo prima, anche con la Siria, ma grazie a Putin non ci sono riusciti. E poi, le conoscete le frottole che ci hanno raccontato su Gheddafi? Perché sono le stesse frottole, la stessa strategia che stanno usando ora con l'Ucraina. I video fasulli che sono stati girati in Libia nel 2011 per fare in modo che la comunità internazionale, forte dell'opinione pubblica, potesse intervenire per neutralizzare il colonnello. Le sapete tutte queste cose? Guardate ora l'area del Nord Africa in che condizioni si trova. Davvero gli Stati Uniti e la NATO pensano di esportare la democrazia in questo modo? Infatti, voglio ricordarvi che subito dopo questa destabilizzazione, è nato il gruppo terroristico conosciuto con il nome di ISIS, gruppo terroristico che poi ha invaso l'Europa. Infine, dopo tutti questi colpi di Stato, e ne ho riportati solo alcuni, arriviamo a quelli dell'ultimo periodo. Non entro in merito nel colpo di Stato che è stato fatto in Vaticano nel 2013, perché a sete di verità dico solo di informarsi sulle dichiarazioni del Cardinal Dannels, sull'influenza di Obama, sul fatto che la mafia di San Gallo ha fatto dimettere Benedetto XVI e hanno poi piazzato il loro uomo nel 2013. Ma andiamo avanti. Ora in questo caso voglio concentrarmi sull'aspetto politico, non sull'aspetto religioso. Quindi, ritornando ai vari colpi di Stato, andiamo a vedere quelli più recenti. Elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America nel 2020. Questo non lo ritenete grave? Tutti sappiamo che ha vinto Trump. In quella elezione sono venute fuori le peggiori nefandezze. Trump dava fastidio. Non era uno che esportava guerra come il premio Nobel Obama. Era uno che, una volta capito con chi aveva a che fare, non si lasciava manovrare. Non potevi gestire uno come Trump. Le sette segrete, come le chiamava Kennedy, non potevano gestirlo. Per questo è stato condannato, attaccato, demonizzato. Trump nei suoi 4 anni non ha avuto vita facile. È stato anche accusato fin dall'inizio della vittoria delle elezioni, è stato accusato di aver vinto grazie agli hacker russi. Lui aveva buoni rapporti con Putin. E se ci fosse stato lui, ora quello che sta succedendo in Ucraina non sarebbe mai successo.
Biden invece, guarda caso, appena invece è stato eletto, ha iniziato a provocare, insultare Putin. Evidentemente lo hanno messo alla presidenza proprio per provocare una guerra contro i russi. Questo è il mio sospetto. Anche perché la politica internazionale di certo non si gestisce in questo modo. Ma ora arriviamo all'Ucraina. E scusate se mi sono un po' dilungato, ma era doveroso, perché fa tutto parte di una strategia politica internazionale molto chiara. Ora andiamo ad analizzare in dettaglio la situazione in Ucraina e cerchiamo di capire chi è l'aggressore e chi invece l'ha aggredito, perché credetemi non è così scontato. Senza semplificazioni, come ho visto fare recentemente addirittura da Salvini. Che delusione, Salvini. Dunque, in Ucraina, paese confinante con la Russia, nemico storico degli Stati Uniti, viene favorito proprio dagli Stati Uniti un colpo di Stato nel 2014. Prima, guarda caso, c'era un presidente filorusso, ma evidentemente a qualcuno non stava bene. Donetsk e Luhansk vogliono l'indipendenza dall'Ucraina, sono le due aree del Donbass. Fanno un referendum l'11 maggio del 2014 e così decidono, così decide il popolo, non Putin, il popolo decide così, no? L'indipendenza dall'Ucraina. Ma al governo ucraino golpista questo non sta bene. Nel 2014 in Ucraina scoppia la guerra. Oggi siamo nel 2022, quindi parliamo di 8 anni. 8 anni. Quindi c'era già la guerra, non l'ha portata Putin. Lo ripeto, per chi non ha capito, c'era già la guerra, c'era già la guerra, non l'ha portata Putin, c'era già da 8 anni di guerra. E nel corso di tutti questi anni si parla di minacce, ricatti, genocidi da parte del governo ucraino. Si parla di più di 10.000 vittime tra uomini, donne e bambini, civili uccisi da quello stesso governo che ora pretende di essere vittima, quando invece sono solo dei carnefici. E a tal proposito vi voglio portare un esempio di un nostro connazionale ucciso proprio dal governo ucraino, da militari ucraini. Andrea Rocchelli. Andate a vedere, trovate tutto online. Giornalista italiano, trucidato in Ucraina assieme all'attivista dei diritti umani Andrei Mironov, trucidati dal neonazista Vitali Markiv, per conto del governo ucraino, per conto del governo ucraino. Sapete qual è stata la loro colpa? Stavano documentando le brutalità commesse non da Putin, ma dal governo golpista ucraino contro la popolazione civile. Questo neonazista è stato condannato poi a 24 anni di carcere. Dopo sapete come è andata a finire la questione? Dopo le pressioni di Zelensky, e si dice anche dell'ambasciata americana, l'assassino neonazista viene assolto e scarcerato. Assolto e scarcerato. Assolto e scarcerato. Ora c'è chi dice, beh, Putin potrà avere tutte le ragioni di questo mondo, ma non può invadere uno Stato sovrano. Allora io dico, e quella della Libia cos'è stata? Non è stata forse quella un'invasione? Eppure in quel caso
Erano tutti d'accordo. Allora com'è questo? Come si spiega questo? Non sono forse due pesi e due misure? Con l'aggravante che Gheddafi è stato fatto fuori perché è scomodo. Lui faceva gli interessi del suo popolo, lui, no? Non degli Stati Uniti o dell'Europa, del suo popolo, Gheddafi. Inoltre, il colonnello riusciva a tenere a bada quell'area. Guardate ora, dopo l'intervento degli Stati Uniti, in cosa si è trasformata la Libia. È così che gli americani intendono esportare democrazia? Quindi, facendo il confronto, no? Gheddafi, quello che è successo in Libia, con Zelensky. Zelensky invece, appunto, dicevo, a differenza di Gheddafi, sappiamo bene di chi fa gli interessi. Zelensky, marionetta degli Stati Uniti, un attore comico che non fa ridere, messo lì per fomentare odio contro i russi, provocare, destabilizzare. Lui, Zelensky, a differenza di Gheddafi, ammazzava e ammazza il popolo, il suo popolo. Guardate la diversa strategia utilizzata dal sistema, guardate come vi manipolano. In Libia si diceva di salvare il popolo libico da Gheddafi, in quel caso era lui il cattivo e quindi bisognava intervenire. In Ucraina invece, dopo anni di morti, genocidi, minacce, ricatti, dopo il crescere del potere dei neonazisti, intervengono i russi per sistemare le cose e invece di sostenere i russi si sostiene il carnefice Zelensky e si dice di salvare il popolo ucraino dai russi. È davvero incredibile la facilità con la quale riescono a manipolare le menti. Io quindi ribadisco, bisogna salvare il popolo ucraino dal regime di Kiev, da Zelensky e dai suoi neonazisti, non dai russi, che sono intervenuti proprio per combatterli e liberare il popolo. L'Ucraina deve tornare ad essere una terra libera. Dal 2014 quanti civili sono stati uccisi dal governo fantoccio dell'Ucraina? Uomini, donne, bambini. Perché questo non viene detto? Gli stessi uomini, donne e bambini che oggi vengono utilizzati, sentite bene, che oggi vengono utilizzati dal governo ucraino come scudi umani. Evidentemente non hanno perso l'abitudine, questi vigliacchi, codardi. E in questo vi voglio portare un'importante testimonianza. La stessa giornalista Anne-Laure Bonnell ha parlato dei crimini di guerra compiuti non da Putin, ma dagli uomini di Zelensky. Ve le ricordate? Le avete sentite le sue parole? Avete visto il video? Perché se aspettate di vederlo nei nostri telegiornali, non lo vedrete mai. Beh, ve lo dico io. Aveva detto, l'anno scorso sono stata in Armenia e stava spiegando un po' di cose, no? Ora sto seguendo i civili e vi dico, e lo dice con le mani giunte, e vi dico che il governo ucraino ha bombardato il suo popolo. Lo ripeto, il governo ucraino ha bombardato il suo popolo. Detto dalla giornalista inviata di guerra Anne-Laure Bonnell. E aveva quasi paura a pronunciare queste frasi, a dire ciò che aveva visto, ciò che i suoi occhi avevano visto, come inviata di guerra. Perché sa bene che è un'affermazione controcorrente. Magari rischia anche il lavoro. Un'affermazione controcorrente e non in linea con la narrazione del pensiero unico volta a dimostrare che il male assoluto è Putin.
Secondo punto, avete sentito parlare più e più volte in questo periodo e anche da me in questo discorso di approfondimento di neonazisti. Perché si parla di neonazisti? Perché ci sono delle vere e proprie forze in campo all'esercito ucraino che si rifanno agli ideali nazisti. Non si vergognano neanche di usare emblemi nazisti. Lo fanno alla luce del sole, lo fanno. Ma qualcuno di voi potrebbe dire: questi neonazisti saranno solo 4-5 infiltrati, 4-5 teste calde, basterebbe isolarli e il problema è risolto. O qualcun altro potrebbe dire: è solo propaganda russa. No, cari miei, mi dispiace deludervi, ma le cose non stanno così. Non sono né 4-5 infiltrati né propaganda russa. Approfondendo, infatti, si scopre che tra le diverse forze in campo che si rifanno ai neonazisti esiste un vero e proprio battaglione. Quindi non 4-5 teste calde, non 4-5 fanatici. Abbiamo delle vere e proprie SS. Ve le ricordate le SS? Una vera e propria milizia abbiamo, che è cosa ben diversa. Stiamo parlando del battaglione Azov, reparto militare ucraino neonazista con compiti militari e di polizia, inquadrato nella Guardia Nazionale dell'Ucraina. Se si va poi a vedere online si dice che il reparto è divenuto famoso a seguito di accuse di crimini di guerra e tortura. E questo prima dell'intervento speciale di Putin in Ucraina. Ecco perché Putin ha sempre parlato di denazificare l'Ucraina. Poi però che cosa è successo? I nemici, furbi, hanno pensato bene di capovolgere la cosa e sostenere che invece è lui il nazista. Incredibile. Incredibile. Ma andiamo avanti. Terzo punto, uno dei più importanti. L'Ucraina si stava preparando per entrare nella NATO. Anche in questo caso, ulteriore ingerenza da parte degli Stati Uniti, che non hanno rispettato gli accordi, che dopo la caduta del muro di Berlino, 1989, garantivano che non ci sarebbe stato nessun tipo di avanzamento a est da parte della NATO. E secondo voi Putin doveva accettare che venissero installati missili a 2 passi da casa sua? A 2 passi da casa? Voglio portarvi un altro esempio. Nel 1962, con la questione dei missili a Cuba, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, sappiamo come giustamente reagì all'arrivo delle navi che trasportavano missili da installare a 2 passi da Washington, proprio a Cuba. Così Khrushchev, che era a capo quella che consideriamo ancora Unione Sovietica, dopo la prova di forza fu costretto a tornare indietro con le sue navi. Ora ci troviamo a parti inverse, nella stessa situazione ci troviamo, però invece di dar ragione a Putin viene dipinto come il cattivo, come il nemico, come il male assoluto. Ma come? Lui, una persona, pretende di installare missili a casa mia e sarei io il cattivo? Casa mia, a 2 passi da casa mia. Scusate, poi quanti paesi sono entrati nella NATO nel corso di tutti questi anni?
hanno garantito non ci sarà nessun tipo di spostamento a est, non ci sarà nessun tipo di spostamento a est della NATO. Nel frattempo sono entrati Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Macedonia, eccetera, 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 e va avanti, va avanti, però non ci sarà nessuno spostamento a est della NATO. Quante bugie! Quante bugie! Io penso che Putin abbia avuto fin troppa pazienza. Ultimo punto, non di poco conto, e poi concludo. La presenza ormai confermata di laboratori con armi biologiche sul territorio ucraino. Laboratori, guarda caso, finanziati dagli Stati Uniti. Ci rendiamo conto? Laboratori al confine con la Russia, finanziati dagli Stati Uniti, che lavorano per la creazione di armi biologiche. Ora la domanda è, ma scusate, ma perché gli Stati Uniti al confine russo finanziano laboratori che realizzano armi biologiche? Ma scusate, a voi sembra una cosa normale? No, ditemelo, a voi sembra una cosa normale questa? E poi il cattivo è Putin? E non dite che è una bufala, perché lo so che ci hanno provato. Subito hanno sguinzagliato i loro fast checker, no? I loro fast checker hanno sguinzagliato, che sono stati un secondo dopo miseramente sbugiardati, addirittura dal vice di Blinken, no? Dal vice segretario di Stato americano Victoria Nuland, che così ha detto, voglio riprendervi le sue esatte parole, le parole della Nuland, no? Del vice segretario di Stato americano, che ha detto, leggo testuali parole: ci sono laboratori di ricerca biologica in Ucraina. Al momento siamo preoccupati che l'esercito russo stia cercando di prenderne il controllo. Stiamo lavorando con la parte ucraina per impedire che materiali di ricerca biologica entrino nelle forze russe. Queste sono le parole della Nuland, non mie, del vice segretario di Stato americano. Ma per quelli che ancora insistono a dire che non è vero, no? Perché devono negare sempre, no? Sempre, comunque e dovunque, dico, perché l'OMS ha fortemente raccomandato, questione di qualche giorno fa, perché l'OMS ha fortemente raccomandato al Ministero della Salute in Ucraina di distruggere in sicurezza gli agenti patogeni altamente pericolosi che potrebbero essere ospitati nei laboratori del paese, in modo da evitare fuoriuscite di materiale? Ma se non hanno nulla, perché dare questo consiglio? Perché l'OMS ha dato questo consiglio? Se non hanno nulla, perché distruggere ciò che si afferma di non avere? In conclusione lo ripeto, secondo me Putin ha avuto fin troppa pazienza. Bugie, bugie, bugie da parte dell'impero globalista. Non rispetto degli accordi, tutti i genocidi e massacri di questi anni, la minaccia dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, quindi il posizionamento dei missili, i laboratori, quindi lo sviluppo di armi biologiche avanzate, poi l'incremento del potere dei neonazisti. Tutto stava per scoppiare. Il presidente russo ha voluto giocare d'anticipo, è intervenuto per evitare il peggio. In sostanza, io ritengo sia intervenuto per liberare il popolo ucraino, neutralizzare la minaccia e difendere gli interessi del popolo russo. Ora, giudicate voi, cari amici, giudicate voi. Non pretendo che la pensiate come me, ma almeno ci tenevo a mostrarvi con dati alla mano una realtà diversa da quella che i media mainstream vi raccontano ogni giorno. Putin ora cosa sta chiedendo? Neutralità dell'Ucraina.
e che venga rispettata e riconosciuta l'indipendenza dei territori di Donetsk e Luhansk. Quindi non annessione dei due territori alla Russia, ma indipendenza, nel rispetto di ciò che è stato deciso dal popolo. Vi sembrano delle richieste irragionevoli? Vi sembrano delle richieste di un pazzo? A me, sinceramente, no. Io ritengo che Putin ami il popolo ucraino. Lui vuole che ci sia amicizia tra loro e i russi. Putin rispetta il popolo ucraino e vuole che siano gli ucraini, una volta liberati, a decidere le sorti del loro paese. Questo lo dimostra il fatto che non vuole annettere le due repubbliche separatiste. Eppure si continua ad alzare il livello dello scontro. Si continuano ad infliggere sanzioni che poi torneranno indietro all'Europa e alla nostra povera Italia, che pagherà un prezzo altissimo. Torneranno indietro queste sanzioni come un boomerang. Quindi, e concludo, o i nostri governanti sono stupidi, e in parte credo sia così, oppure sono collusi con un potere che va al di sopra della politica dei singoli stati, che va al di sopra di qualsiasi politica fatta dai governi. Ahimè, mi spiace dirlo, ma non esiste più la sovranità nazionale. Esistono solo lobby, banche private, organismi sovranazionali che decidono le sorti del mondo. Un potere che sta favorendo ora una crisi economica di portata gigantesca. Ci saranno gravi conseguenze. La carestia, a seguire le rivolte, è inevitabile. E stanno favorendo tutto questo i burocrati e tecnocrati che stanno in Europa, con la scusa di colpire Putin per la guerra in Ucraina. Che Dio ci aiuti. Vi porto i saluti dal Paraguay.